Le colture dominanti ad Olianova c'è sicuramente l'olivo, presente in tutto il territorio. E il nostro viaggio parte proprio da qui, da Samola del suo notario, il Museo dell'Olio. Il Museo dell'Olio nasce nel 2003 per volontà di Francesco Locci, titolare dell'omonimo oleificio. Francesco, intanto perché questo nome? Allora, il nostro oleificio è uno dei più antichi della Sardegna, anzi nel registro delle attività storiche della Camera di Commercio esistono 9 aziende in Sardegna che sono certificate ad avere più di 100 anni, la nostra è la più antica, fatta dal 1600. Quando poi ho voluto fare il museo, l'ho voluto dedicare alla memoria di mio nonno, Francesco Locci anche lui, che essendo il notaio del paese, come in Sardegna tutti quanti abbiamo un soprannome, lui di soprannome si chiamava Suo Notario e di conseguenza il museo Samola del Suo Notario. Chiaro. Senti Francesco, noi qui respiriamo un'atmosfera d'altri tempi, tempi durante i quali l'estrazione dell'olio si faceva con metodiche diverse da quelle attuali, è così? Naturalmente, forse il campo dell'olio è quello in cui il sugonnottu produce meno qualità in assoluto. Quindi nei secoli il contatto dell'olio, con le presse, con i dischi in pietra che producevano l'olio, non poteva produrre assolutamente un olio di alta qualità. E di conseguenza con le tecniche moderne si è abbandonato tutti i vecchi sistemi di produzione e si è passati a tecniche modernissime tutte in acciaio inox. Chiaramente, qui il museo però è ricco di pezzi, di storia. Assolutamente sì, anche perché considerate che una cosa che conosce poca gente è che nella storia dell'umanità l'olio come alimento si è usato in pochissimi periodi, essenzialmente in periodo romano e diciamo dal Rinascimento in poi. Per tutto il resto della storia, se noi guardiamo la Bibbia per esempio, nella Bibbia non si parla mai di olio come alimento, ma semplicemente per usi sacri o uso per l'illuminazione delle lampade, come poi potremo vedere nel museo in cui abbiamo fatto una collezione. C'è una ricca collezione. Esatto, è stata una mia passione, che è diventata una cosa privata, che poi ho voluto mettere a disposizione dei visitatori. Ma tornando alla produzione, qui abbiamo proprio tutta la filiera, dai tipi più antichi con la molazza, con l'asino, da cui una cosa diciamo anche caratteristica è il fatto che si chiama l'asino in sardo si chiama summolenti, che deriva appunto dalla mola per l'asinello che girava sia per il grano che per la serviva produzione. Per tutti gli usi. Esatto, insomma, esatto. Infatti c'è la differenza tra suburrico e summolenti che avevano degli utilizzi differenti. Quindi poi passiamo a tutti gli altri sistemi che, considerate che in tantissimi frantoi ancora in Italia vengono utilizzati questi sistemi perché sono caratteristici, fanno molta impressione per i turisti. Colpiscono, Sì, colpiscono tanto. Però una battuta che faccio spesso io, che dico sì, ce li ho anche io le molazze e le presse, però non sono nel frantoio, sono nel museo. Quindi scenografia garantita, però risultati non di altissima qualità, come dicevi. Assolutamente sì, non si riesce a ottenere un prodotto di alta qualità. Quindi abbiamo tanti diversi macchinari, come le presse, le molazze. È una cosa molto caratteristica che piace molto, addirittura noi siamo stati nel 1983 il primo frantoio informatizzato d'Italia, avendo io la passione per l'informatica, e quindi abbiamo un Apple IIe del 2003. Ecco, lo vediamo infatti, lo vediamo. E che è appunto caratteristico perché adesso siamo con l'iPhone. È diventato lui pure un pezzo da museo vero e proprio. Esatto. Il museo è ricco anche di strumenti, utensili che tu hai reperito, da quello che so Certo. io, anche in altre zone della Sardegna. Sì, abbiamo cercato di recuperare tanti macchinari, ma quello che ho voluto fare io è anche non solo una raccolta di macchinari, ma anche tanti documenti e tante altre cose caratteristiche che rappresentano proprio la cultura dell'olio. Come abbiamo una bolla d'accompagnamento del 1845 per trasportare dell'olio da Viareggio a Livorno, o addirittura l'annullo postale del 1930 che recita il timbro l'olio d'oliva italiano è il migliore del mondo. Attualmente la produzione e l'estrazione dell'olio si svolge in maniera completamente differente, l'abbiamo detto. Certo, sì, appunto il nostro stabilimento è all'avanguardia per la produzione dell'olio, abbiamo uno stabilimento che ci permette di lavorare oltre 40 quintali di olive all'ora. Naturalmente non sono tutte mie, noi abbiamo 6.000 piante di olivo che coltiviamo direttamente, maciniamo nel frantoio, vendiamo direttamente sia qui nel nostro punto vendita
oppure online col nostro sito. Cosa importante, per esempio, i macchinari di ultima generazione permettono di produrre senza l'utilizzo di acqua, quindi l'olio non viene lavato e rimane all'interno dell'olio i polifenoli, che sono la parte proprio importante dell'olio, il classico pizzicore che sentiamo in gola, e quindi l'olio non viene lavato e questi polifenoli rimangono nell'olio. Quindi quello è anzi un sinonimo, come dire, di purezza, Sì, no? sì, di qualità. L'olio essenzialmente, un olio di alta qualità deve avere 3 caratteristiche: il fruttato, l'amaro e il peccante. Il fruttato è il profumo che sentiamo, che ci deve ricordare il frutto dell'oliva, ma essenzialmente un verde, che sia un'erba, che sia un carciofo. L'amaro, una sensazione di amaro sulla lingua, e infine il piccante. Quando l'olio ha queste 3 caratteristiche, l'olio di alta qualità. Senti Francesco, tutta questa lavorazione porta poi alla produzione di meravigliosi oli e condimenti. Sì, lavoriamo esclusivamente sull'altissima qualità, preferiamo lavorare le olive al gusto tanto di maturazione, magari producendo meno olio, però di qualità maggiore, una qualità maggiore. Quindi sia con l'olio che soprattutto anche poi con i condimenti piccanti, facciamo essenzialmente 2 tipi di olio. Uno al limone, però anche qua volendoci differenziare, non è un olio ottenuto aggiungendo delle essenze all'olio già ottenuto, ma macinando delle olive con dei limoni proprio biologici. Insieme col limone. Esatto, sì. In questa maniera si possono utilizzare dei limoni macinati nella mattinata stessa, quindi freschissimi, che danno tutto un profumo particolare al prodotto. E lo stesso anche il nostro olio piccante, che si chiama poi il rogo del Tempio, per ricordare come l'olio del Tempio ricorda i maestri templari, il rogo del Tempio ricorda la loro fine sul rogo. Assolutamente. Anche lì abbiamo voluto fare, seguendo un'antica ricetta, non solamente il peperoncino, che dà un olio molto forte, ma volutamente meno piccante, però tutto un bouquet dato da 9 erbe differenti della Sardegna. Senti Francesco, tu sei impegnato, mi dicevi, in questo periodo proprio sul versante turistico. Da quando abbiamo aperto il museo nel 2003 abbiamo comunque puntato molto sul turismo. Noi lavoriamo ormai siamo oltre 10 anni che lavoriamo sia con Costa Crociere, con MSC e con altri gruppi delle crociere che fortunatamente stanno arrivando a Cagliari. Però lavoriamo anche con piccoli gruppi, anche di 4-5 persone, a cui offriamo un pacchetto della visita al frantoio, anche con gli assaggi e soprattutto fare cultura. Quindi quello che puntiamo tantissimo quando facciamo fare gli assaggi dell'olio è come far riconoscere che è un olio di alta qualità, quindi quando poi torneranno alle loro case potranno riconoscere se l'olio che hanno, perché il grosso problema è che per la normativa europea un olio di alta qualità o uno di scarsa qualità del supermercato o del discount è sempre olio extravergine d'oliva. Quindi l'unica cosa che può salvare un consumatore è il proprio gusto. Non c'è nessuna etichetta che lo possa salvaguardare.